Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere le equazioni di secondo grado pure, ovvero quelle in cui ho due termini dove manca il termine con la x. Quindi ho il termine di grado 2, x alla seconda, e il termine noto. La regola ci dice che devo portare il termine noto al secondo membro. Vi ricordo che quando portate da una parte all'altra dovete sempre cambiare segno al coefficiente, quindi il meno 12 è diventato più 12. Poi la regola ci dice che devo dividere sempre per il numero che c'è davanti a x alla seconda, quindi divido sia al primo che al secondo membro per 4. A questo punto 4 e 4 si semplifica e 12 e 4 rimane 3, quindi riscrivendola l'equazione diventa x alla seconda uguale a 3. Tutte le volte che ho un'equazione di secondo grado pura, le due soluzioni che ottengo sono sempre opposte e quindi si ottengono facendo più o meno la radice del numero. Come sempre passiamo subito a un esercizio un pochino più difficile. Ok, prima di tutto andiamo a svolgere i calcoli, quindi risolviamo questi prodotti. Devo moltiplicare il primo termine per il primo, quindi x per x alla seconda, il primo termine per il secondo, quindi x per meno 2 fa meno 2x, e poi la stessa cosa la devo fare con il secondo termine, quindi il secondo termine per il primo meno x, il secondo termine per il secondo meno per meno più 2. Un mezzo lo ricopio perché prima devo andare a risolvere il quadrato di binomio. La regola mi dice che devo elevare il primo termine alla seconda e il secondo termine alla seconda, quindi più 1. Vi ricordo che quando avete il quadrato di binomio i due quadrati sono sempre col segno più, quindi non dovete starvi a preoccupare della regola dei segni. Ad ogni modo, se non vi ricordate, vi invito a guardare la mia playlist prodotti notevoli, così potete ripassare velocemente tutti i prodotti. Terzo termine, dobbiamo fare il doppio prodotto, quindi meno 2x. Questo lo ricopio perché non devo fare nessun calcolo. Ok, mi rimane solo da moltiplicare questo termine qua, quindi questi li ricopio tutti. Dopodiché devo moltiplicare il primo termine per il primo, quindi più un mezzo x alla seconda, il primo termine per il secondo più un mezzo e il primo termine per l'ultimo, più per meno, 2 e 2 si semplificano e quindi x, meno x, e il termine al secondo membro lo ricopio. Ora noto che ho dei coefficienti fratti, quindi vado a fare l'MCM. In questo esercizio l'MCM tra 2 e 2 ovviamente è 2. Quindi sia al primo che al secondo membro metto al denominatore l'MCM 2. Dopodiché vado a fare i calcoli. 2 fratto qui è come se non avessi niente, quindi 1, rimane 2, quindi 2x alla seconda. Di nuovo 2 fratto niente, in pratica quando non avete il denominatore dovete sempre moltiplicare il valore che avete per l'MCM, quindi qui viene meno 4x, allo stesso modo qui viene meno 2x, qua più 4, 2 diviso 2 fa 1, quindi ricopio x alla seconda, 2 fratto 2 di nuovo 1, quindi ricopio 1, 2 fratto niente meno 2x, 2 fratto 2 1, quindi ricopio il numeratore. A questo punto posso mandare via il denominatore. Come sempre andiamo a vedere se c'è qualche cosa che può andare via. Mi rendo conto che i termini con la x si possono semplificare perché al primo membro ho meno 4, meno 2, meno 6. Meno 2 fa meno 8, quindi sommando questi tre termini al primo membro ottengo meno 8 e al secondo membro ho sempre meno 8, quindi vanno via. Allo stesso modo mi rendo conto che qui ho più 1 e al secondo membro ho più 1, quindi anche i due coefficienti vanno via. Quindi sommando i termini di grado 2 ho 2 più 1, 3x alla seconda e più 4 è da solo, lo ricopio. Una volta terminati i calcoli mi rendo conto che sono un'equazione di secondo grado pura, quindi la regola mi dice che devo portare il termine noto al secondo membro ricordandomi di cambiare segno. Dopodiché devo dividere ambo i membri per il coefficiente che c'è davanti a x alla seconda, quindi per 3. Infine, ultimo passaggio, devo scrivere le mie due soluzioni come più o meno radice del numero che ho ottenuto al secondo membro. In questo caso ottengo più o meno radice di meno 4 terzi. Importantissimo, ricordatevi che tutte le volte che avete radice di meno qualcosa, la soluzione è impossibile, che in termini matematici possiamo scriverla anche così. E si legge non esiste, perché questa E barrata è non esiste, x appartenente a R, cioè non esistono soluzioni. Come sempre, alla fine di ogni video arriva il tuo momento.
il momento di mettere in pratica quello che hai visto e fare gli esercizi. Stacca il telefono, togli le notifiche di WhatsApp, non accedere né a Facebook né a Instagram. Concentrati solo sugli esercizi. Dedica 5 minuti per allenarti. E anche per oggi è tutto, continuate ad allenarvi, continuate a fare pratica e vedrete che i risultati arriveranno. A proposito, fatemi sapere in chat come stanno andando i vostri voti e soprattutto se avete qualche domanda non esitate a chiedere. Io sono Monia Tomassini e come sapete il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Iscriviti al canale e non perderti i nuovi video, li caricherò prestissimo.